Molte volte noi ci sottovalutiamo che possiamo uscire da un debito come niente, 1 o 2 mesi lo tolgo, per 10.000 euro per ogni giorno di ritardo ci hanno da pagare 500 euro al giorno, c'è stata gente che è stata costretta a portare delle armi, gente che è stata costretta a portare della droga, ti ammazzo la moglie, ti ammazzo il figlio, ti ammazzo la suocera, ti ammazzo il papà, ti ammazzo il fratello, cioè questi non hanno il problema di venire là a minacciarti. Volevo portare una storia diversa dal solito, la storia di una persona che ha denunciato i suoi aguzzini. Sì, coloro che lo vessavano. Ovviamente userà un nome di fantasia, Mario, lo chiameremo, ok. perché oggi tu sei in località riservata. Sì. E cosa significa vivere in località riservata? Avere anche magari un po' paura che qualcosa possa succedere. La riservata, cioè, significa che la gente non sa dove vivi e ti tiene nascosta la tua località in quanto tu vivi con i dati reali. Il problema che ti può succedere, come già sono successe precedentemente qualche 6-7 mesi fa, abbiamo avuto sentore di alcune minacce che sono state fatte. Qual è la tua storia per farlo capire alle persone che ci seguono? La mia storia è storia di usura. Io praticamente ho avuto a che fare con il clan Mancuso di Limbadi, con il Bellocco e con altri soggetti dell'elite calabrese dell''ndrangheta. Tu sei dovuto partire dalla tua città natale, dove tu sei nato, avevi tutti gli affetti eccetera, perché ovviamente dopo che hai denunciato i tuoi aguzzini non potevi più rimanere lì. Certamente. Tu li hai denunciati, non sono stati arrestati loro? E poi sono stati fatti dei processi, cioè l'iter burocratico dei procedimenti passano anni e anni e anni, capito? Perciò loro nel frattempo erano liberi di vessarti ancora, sì, o fare di peggio? Erano liberi anche di fare di peggio, però almeno si metteva uno stop a tutte quelle persone che erano vessate dopo di me. Perché il tuo sacrificio che cosa ha fatto? Sì che loro non continuassero a prestare i soldi alle persone, perché purtroppo la gente, avendo bisogno di liquidità, loro sono pieni di liquidità in quanto famiglie di spessore alto 'ndranghetistico, hanno una quantità di denaro immenso che hanno bisogno di prestare per avere dei proventi puliti. E come funziona? Cioè tu a un certo punto vi siete trovati senza soldi? Sì. Avete provato con la banca, con le finanziarie? Sì, niente, le banche finanziarie quando hai più di un finanziamento in corso non te ne fanno un altro. Allora cerchi di fare qualcosa per progredire le tue attività che hai. A quel punto ti rivolgi alla persona. La persona ti dice sì, io te li do, non c'è problema, però dici c'è il 10% da pagare mensili. Ogni mese paghi il 10%? Il 10%, se ti danno 10 ne paghi 1.000. Tutti i mesi? Tutti i mesi. Però la mole di soldi che tu devi dare a loro non ti basta con quello che tu vai a incassare. Perché da una parte paghi loro, da una parte pagare i fornitori, da una parte pagare lo Stato per quanto riguarda le tasse. E allora non ce la fai e sei costretto a richiedere alto credito. E così via, da 1.000 passano a 2.000 al mese, da 2.000 passano a 3.000, da 3.000 passano a 5, da 5 passano a 10 e così via. Diventa una strada senza uscita. È un vortice che praticamente non ti fa più uscire. Vendendo le tue attività, vendendo le tue proprietà, riesci anche a uscire. Io, ringraziando Dio, ero riuscito ad uscire fuori da questo sistema, però ho pensato, mio figlio quanto ha sofferto, i figli di altre persone quanto soffrono, e allora è giusto che io vada a denunciare questa cosa qua. C'è stato anche nel meccanismo giudiziario un problema, che io all'inizio ho fatto come testimone, dopo pochi mesi mi viene cambiato lo status da collaboratore, che ancora tutt'oggi non è che so per quale motivo io sono collaboratore. Tu vieni trattato in sostanza non come un innocente che ha subito, ma come un ex delinquente che testimonia contro i suoi, chiamiamoli, aguzzini. No, ma neanche aguzzini, perché se tu sei collaboratore, tu collabori con le persone con cui hai lavorato. Io non sono né nato in una famiglia di 'ndrangheta e né appartenente a una famiglia di 'ndrangheta. E neanche hai fatto crimini. E non mai hai fatto un crimine. Quando tu avevi questo problema con questi, chiamiamoli clan, piuttosto che famiglie, endrine, come vogliamo chiamarle, i tuoi familiari quanto hanno accusato questa cosa? Nel senso che ti vedevano in difficoltà, loro potevano essere minacciati? Quando tu sei a un punto di non sopportazione più, certamente che ti vedono in difficoltà. Se tu hai una casa e la vendi, dici ma perché questo sta vendendo la casa e non deve comprare un'altra cosa? I familiari certamente che vengono minacciati, i familiari che rimangono nella località, e non è che sono tutti
tutelati, anche se lo Stato ti dice se te li vuoi portare con te, te li puoi anche portare se vuoi, però non è il sistema che tutti i familiari vogliono lasciare le proprie cose, la propria vita e venirsene con te, perché tu hai fatto l'errore di fare. Poi io sono stato anche infiltrato nell'arma dei carabinieri per quasi 15 giorni con i carabinieri, perché volevano scoprire ancora di più il giro dell'usura delle cose. Tutto questo qua a cosa è servito? A cosa serve? Perché poi lo Stato, quando è il momento di incidere, non incide. Perciò si finisce facilmente vittima d'usura, perché magari le banche, le finanziarie non ti danno più credito, tu hai bisogno di soldi, a un certo punto sai a quello che vai incontro, no? Perché tanti pensano di potercela fare, secondo me, si sopravvalutano nel pagare debiti piuttosto che altro, anche perché si indebitano, ma poi ti trovi in questa spirale che è veramente brutta, ti trovi anche, che ne so, a vendere tutti i tuoi averi, ad avere problemi, la tua famiglia magari non se ne accorge subito e via dicendo. Certo. Ma allo stesso tempo, oltre che ti trovi in questi problemi, sei costretto a rincorrere da uno strozzino all'altro. Ah, perché cambi pure poi, strozzino certo, per farti dare i soldi. Perché poi deve cambiare, perché non è che tu puoi andare sempre dallo stesso a chiedergli oggi 10, domani 20, dopodomani 30 e così via. Allora ti devi rivolgere a un'altra persona e quello ti dà quei soldi, tu con quei soldi paghi l'interesse all'altro e vai avanti con le altre cose. Tu ti ritrovi a girare durante la giornata 5, 6, 7 persone che vai a chiedere per pagare quello o pagare quell'altro. Cioè poi chi ha qualcosa che può vendere, bene, ma chi non ha cosa che può vendere e vengono anche impiegati in attività illecite, trasporto di armi, trasporto di droga, prestanomi per attività, per tante cose. Cioè la gente vedono il potenziale che tu hai, allora se tu hai un potenziale di 10, loro te ne danno 8 perché sanno che tu arrivi a 10. Invece chi non ha questo potenziale viene indirizzato sull'attività illecita. Allora gli serve, ti comprano e una volta che sei comprato sei ai suoi ordini. Sei uno schiavo in pratica. Diventi un loro schiavo. Di tutto quello che loro vogliono fare tu sei obbligato a farlo e non puoi dire no, non lo faccio. E questo è proprio il brutto dell'usura, oltre certo. che rimani senza soldi, senza proprietà, sei costretto a diventare anche tu criminale a tua volta, sì. Con un rischio maggiore perché certo. Poi sei una pedina sacrificabile. Certo, sì, in questo momento loro ti possono sacrificare, tanto non è che gli interessa niente di te. Cioè quando uno non va a pagare e ti dico vengo là, ti ammazzo la moglie, ti ammazzo il figlio, ti ammazzo la suocera, ti ammazzo il papà, ti ammazzo il fratello, cioè questi non hanno il problema di venire là a minacciarti, cioè in base a come si alza la mattina, in base al rapporto che tu crei con lui pure. Molte volte noi ci sopravvalutiamo che possiamo uscire da un debito come niente, dici tanto in 1 o 2 mesi lo tolgo, ma non è così, paghi una cosa, paghi un'altra e ti trovi di nuovo senza soldi. Tu arrivi al punto che tutti questi crediti che vai a fare li fai solo per pagare gli interessi a queste persone. Che poi secondo me tu hai pagato talmente tanti interessi che il debito da mo' che l'hai estinto. Sì, sono arrivato quasi 500.000 euro. Cioè tu quanti ne hai presi? Ma neanche 100. Cioè tu hai preso 100.000 euro? Sì, neanche 100. E gliene hai ridati 500.000? Sì. 5 volte tanto? Sì. Io mi ricordo che in un'occasione, soggetto alla famiglia Mancuso, per 10.000 euro per ogni giorno di ritardo ci hanno da pagare 500 euro al giorno. Ogni giorno di ritardo devi dare 500 euro? Sì. Perché poi ti si sono concatenati i debiti, certo. Nel senso, qual è stata la prima cifra che tu hai preso? 10.000. 10.000 poi sono diventati 100.000 pian piano. Piano piano poi sono lievitavano perché gli interventi che dovevo fare erano più alti e allora ho detto io vediamo tanto con gli incassi che si fanno si paga, invece non è stato così. Perché non è così facile denunciare il tuo strozzino, il tuo usuraio? È per un senso di moralità che tu hai, perché ti vergogni dei familiari che sei finito sotto questo tipo di atto criminale e allora cerchi sempre di nascondere, cerchi sempre di dire delle bugie perché mi servono per fare questo, per fare quell'altro, invece tu correvi a portargli i soldi a loro. Ma tu ti senti da una parte anche comunque debitore, anche se loro lo fanno in maniera illegale, anche se loro lo fanno in maniera molto marcata, però dico ti senti debitore nei loro confronti, almeno inizialmente, perché i soldi te li hanno dati? Ti senti vittima, dal momento in cui tu prendi i soldi sei una vittima, però non puoi fare un passo indietro. Se li prendo dici vado incontro a quello, se non li prendo vado incontro a quell'altro e allora dici ma là ce la posso fare, dici a perdere tutto non ce la faccio e allora sei costretto a fare così. Però loro alla fine ti prendono tutto quello che hai, ti svuotano
totalmente, e se non sei riuscito a pagare il tuo debito ti viene usato e viene impiegato. Tu quando sei riuscito ad andare a denunciare, che cosa ti sei trovato davanti? Davanti mi sono trovato molta collaborazione da parte dei carabinieri che all'epoca erano molto interessati a questo tipo di problematica, perché loro già avevano sentore nell'aria che c'era questa attività che veniva svolta, solo che non avevano degli elementi. Molta collaborazione all'inizio. Poi piano piano è cominciato il disinteresse, so per quale motivo, forse perché è un reato minore, forse perché non è un reato grave, la gente stenta ad andare a denunciare questi reati perché tanto dice non fanno niente, ecco. Invece il messaggio che io voglio inviare alla gente è di denunciate. Qualsiasi atto criminale deve essere denunciato, perché ci sono tanti familiari che soffrono come hanno sofferto i vostri familiari e questo non è giusto. Di persone che sono state poi sfruttate dalla criminalità perché non potevano pagare i tuoi debiti, te ne ricordi qualcuno? C'hai avuto a che fare con qualcuno o è una cosa che hai solo sentito? No, me ne ricordo qualcuno ma non voglio parlarne perché non voglio, forse saranno delle indagini in corso, non voglio che ci siano delle interferenze con le cose, però ti posso dire che ci sono state gente che è stata costretta a portare delle armi, gente che è stata costretta a portare della droga, gente che è stata costretta a fare il prestanome e così via. Se vengono beccate queste persone a fare il crimine, loro non diranno mai che sono state costrette. Io penso che davanti alle autorità qualcosa confidenzialmente la diranno, però non avranno nessuna prova da poter dimostrargli. Perché cioè le autorità potrebbero pensare che è un modo solo per scagionarsi. Un familiare non estingue il debito, muore, ma ci sono tanti soldi ancora a pagare, questi passano anche ai parenti? Ci sono stati casi che sono andati anche dai parenti, certo. Sì. Loro non hanno timore di andare dai parenti a dirgli: vedi che tuo marito, tuo fratello, tuo cognato, tuo zio mi deve dare questi soldi qua. Non hanno timore. Perché... Cioè loro sono criminali a 360 gradi, perciò non vogliono perdere quei soldi. Stiamo parlando di alcune famiglie di spessore molto alto. Parliamo dei Bellocco di Rosarno, parliamo dei Mancuso di Libadi, cioè gente che su quell'usura hanno costruito i castelli, hanno fatto la loro fortuna. Gli aguzzini solitamente erano delle facce non amichevoli, però conosciute, no? Cioè persone che tu vedi tutti i giorni, persone alle quali ti senti anche un po' confidente, ti chiedi i soldi, al di là del volere estinguere il debito, ma proprio perché essendo una faccia conosciuta, non uno straniero, non uno sconosciuto. No, li incontri quotidianamente anche in giro per il paese, quelli che sono nel paese, oppure quando vai nei loro paesi li incontri anche. Non è il padrino che sta dietro la scrivania là e ti dà i soldi, è la persona comune, cioè sono soggetti criminali però che tu li vedi quotidianamente tranquilli, che poi instauri anche un rapporto di non amicizia ma di convivenza tra l'usurato e l'usuraio, è questo. E quanto fanno paura queste persone poi realmente? Abbastanza, perché hanno dietro delle famiglie potenti, sono dei clan veri e propri, fanno abbastanza paura. E tu ti sei mai sentito in pericolo realmente parlando con loro? Ma guarda, in qualche occasione sì, in particolare quando tu non hai da potergli pagare il mese della scadenza, allora a quel punto la faccia amichevole che è passa alla faccia proprio brutta, e allora in qualche occasione c'è stato qualche attrito tra me e loro che si è sempre risolto, fortunatamente per me, in modo bonario. E certamente sempre con un esborso di denaro maggiore di quello che devi dare, perché se tu gli offri di più di quello che gli devi, allora loro stanno buoni, dicono ok, va bene, cioè perché per loro si va a incrementare il loro capitale. Tu pensa che un capitale di 10.000 euro in un anno lo porti a 22.000. Cioè non esiste nessun investimento che ti porta a guadagnare così tanto, lo porti a 22.000. Se non illegale, ovviamente. Illegale. Ecco, lo porti a 22.000. Allora se tu gliene offri di più, loro dicono ok, ho un maggior profitto di questi soldi. Senti, ma quant'è la pena per usura? Nel senso, se io adesso denuncio una persona per usura, quanti anni prende un usuraio? Ma in base al tipo di reato che ti fa, se ti fa l'usura con l'aggravante della minaccia e c'è un reato, se ti fa solo l'usura e un'altra, saranno 5-6 anni. Questi non saranno più di questi qua. E anche con la minaccia sono 5-6 anni? Poi in base alla minaccia, poi in base c'è un'associazione, perché possono essere più componenti di una famiglia che fanno usura e tutte belle cose. Famiglia che ho avuto la sfortuna di conoscere, dei Mancuso, è una famiglia
immensa, sono un sacco di persone che fanno usura e fra di loro lo sanno, non è che non lo sanno, che io gliel'ho fatta a Simone, se viene da te non deve fare da te ma deve venire da me, allora tu sei costretto a rivolgere a un'altra famiglia diversa da quella là, perché fra di loro non si fanno, hanno la non concorrenza fra di loro, però al momento in cui c'è bisogno che uno non paga o non fa, se ha bisogno di aiuto loro vanno in soccorso di queste persone qua, sono abbastanza strutturati loro, non è che sono strutturati, e poi hanno una mole di persone dietro abbastanza pericolosa, che magari non sono loro in prima persona a farti il problema, ma incaricano altre persone di riscuotere il credito o di intimorirti. Sì, ma può essere che incaricano anche un altro usurato che non può pagare, ecco, come lo possono impiegare? Ah, perciò diventa lui che diventa poi, lui diventa vittima e carnefice. Da vittima prima, poi diventa carnefice, perché rimanendo sempre vittima, perché lo fa comunque perché lo fa perché è da vittima, perché il boss gli ordina a lui di venire da te a minacciarti per farti dare i soldi, o di venire a farti uno sfregio, accenderti la macchina o spararti una porta, farti altri dispetti. Perché si parte da piccole avvisaglie, no? Piccole avvisaglie, graffio alla macchina, come bucate, do fuoco alla porta, ti sparo sulla porta. È quello che le piccole avvisaglie che nessuno sa da dove sono partite. Tanto dici, quello ha a che fare con 5-6 persone, dici non sa che sono stato io, può essere stato quello, quell'altro. Però allo stesso tempo, quando tu hai a che fare con più famiglie, tu devi fare anche passare parola se fai un danno a una vittima, perché praticamente anche gli altri hanno degli investimenti, ecco, e allora a quel punto si crea una rete fra di loro di collegamento, a quel punto ti possono aggredire ancora più facilmente, per loro è un gioco a aggredirti. Nel senso, se uno ha tra i vari debiti, uno ha un piccolo debito, te ammazza, fa un torto anche a quegli altri che hanno un debito molto grande. Certo. Cioè, si coordinano anche tra creditori. Anche creditori, perché io ho saputo che CUS sono visti con il Bellocco per discutere della mia situazione, con altre famiglie che sono discusse della mia situazione, dici questo qua è così, che gli facciamo, dobbiamo fare uno sfregio, e quello dice no, non lo devo fare adesso perché vediamo di convincerlo noi, che vengono pacificamente, dici guarda ti diamo noi i soldi per pagare là, perché fanno anche questi giochi per ancora legarti ancora di più e aumentarti il tasso di interesse, perché poi il 10 te lo fanno se sei un cliente, diciamo cliente loro, che è pagante, ma quando ti vedono che stai affossando ti chiedono anche il 20. I tassi di usura sono saliti vertiginosamente. Le famiglie, anche le piccole famiglie, la casalinga che non aveva niente a mezzo sul tavolo, che andava all'usuraio, pagava con una pelliccia, con una cosa, cioè andava là a pagare. Perciò tu non sai l'evolversi della cosa, ovviamente devi stare lontano da casa, devi stare lontano dalla famiglia, devi stare sempre con gli occhi aperti, perché anche quello è uno degli elementi. Tutto questo per aver denunciato, perché tu ti sentivi comunque in dovere di farlo, anche per evitare agli altri le pene che tu hai sofferto. Ed è un po' un sacrificio questo che hai fatto. Non è un sacrificio, è un enorme sacrificio, perché tu vieni sradicato dalla tua terra d'origine, portato in un'altra terra, parcheggiato in un'abitazione e poi arrangiati. Tu pensi che in un futuro nella tua terra si possa un po' sradicare questa cosa dell'usura? Guarda, fuori, perché tu dici io sono andato fuori, adesso in teoria dove so io l'usura magari è meno radicata, però nella tua terra? Io spero di sì. E noi ti dico, su Catanzaro abbiamo una procura fortissima. Catanzaro è una procura che sta dimostrando veramente grande attenzione a questi fenomeni. Ci sono dei magistrati validissimi, dal capo della procura, l'ultimo magistrato che c'è, che sono persone veramente valide. Che uno a un certo punto ha bisogno di soldi, è perché c'è una carenza di lavoro, c'è una carenza anche di liquidità, o perché qualcuno magari tende a fare un po' il passo più lungo della gamba? Ma molte volte perché tu vuoi fare degli investimenti a lungo raggio e vedendo delle prospettive di benessere futuro. E poi, te l'ho già detto, anche delle famiglie sono andate sotto usura per comprarsi da mangiare. Non è perché vuoi fare la bella vita e vai, ti presti i soldi e vai a fare la bella vita sapendo che poi quei soldi devi pagarli. Allora è proprio un problema anche sociale. Anche un problema sociale. Perché se uno dice, sai,
come dicono tanti, sai, l'ha voluto lui perché ha speso, si drogava, andava alle macchinette, allora, si comprava i macchinoni, eccetera, ma anche una famiglia normale. Sì, ci sono anche questi casi qua, di gente che è andata sotto usura per il fatto di comprare droga, di comprare macchine, di andare a fare i viaggi, di fare le cose, ci sono anche questi qua, però il mondo imprenditoriale è vessato perché le banche, quando arriva a un certo punto, ti chiudono i rubinetti. Abbiamo avuto anche alcuni casi di alcune banche segnalate, alcuni direttori che mandavano proprio loro dagli strozzini le persone. Una volta che ha finito la linea di credito ti dicevano: guarda, io non ti posso fare più niente, vai da Tizio. Sì, vai da Tizio, che Tizio ti può risolvere il problema. Sì, ci sono state delle inchieste a livello nazionale, ci sono dei casi di alcuni direttori di banca che erano d'accordo con gli usurai. Perché purtroppo ci sono anche casistiche in cui persone si drogano, poi non riescono a pagare la droga, allora fanno i debiti con lo stesso spacciatore che poi li porta ad essere schiavi, c'è una catena ancora più ramificata da questo punto di vista. Da consumatore deve passare a spacciatore e a corriere per pagare il debito che hai fatto. Il debito, ricordati, non si estinguerà mai, perché i conti li fanno loro. E questa è la cosa più importante da dire, ricordatevi, il debito veramente non si estinguerà mai, in alcuni casi nemmeno alla morte, perché vanno dai parenti. Sì. Ed è importante saperla sta cosa, o perlomeno farla capire a tutti, e spesso purtroppo l'unica via d'uscita è denunciare, e con tutte le difficoltà del caso che tu ci hai elencato. Sì. Vabbè, io oggi vi ho fatto raccontare un po' dell'usura, ovviamente è un caso specifico il suo, poi è anche un caso abbastanza emblematico perché poi lui ha denunciato, da denunciante è diventato collaboratore, non essendo collaboratore si è ritrovato anche in una situazione difficile da collaboratore, perché vieni visto come un ex mafioso a questo punto, e la tua famiglia purtroppo subisce questa cosa indirettamente. Se avete altre domande, se volete saperne di più, scrivete tutto nei commenti, perché sono argomenti che magari possono non piacere ma che vanno comunque raccontati proprio per il bene di tutti quanti. Chiunque ha una curiosità, chiunque sia indignato a sentire certe cose, la cosa migliore è sempre condividere, perché poi nella condivisione arriva a più persone e qualcuno a un certo punto si sentirà anche lui un po' oppresso e dovrà risponderne. Detto questo, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!